Ciao Elena, siamo qui per Alex. Ciao, ciao a tutti. Dimmi quando lo vedi. Sì, lo vedo. Allora è lui e ha questo copricapo che sembra la coda di un pavone aperta. Mhm. Ok, quindi molto alta e prende più o meno il colore è simile, molto simile blu-viola. Ok, e prende proprio uno spazio grosso sopra di lui. Fa un semicerchio molto ampio. Molto simile a cosa? Molto simile alla coda molto simile al Ah, colore della coda ah. del pavone. E fa questo semicerchio molto ampio sopra Alex, ok? Mhm. E vedo Alex che viene verso di me, ok, con le braccia aperte. E mentre viene verso di me con le braccia aperte, dietro crea tutta una scia, eh, come se fosse una scia magnetica che attira le persone a seguirlo. E quindi è quasi come se lui fosse, un- Vibraio magico. sì, e quindi vengono tutti attirati da lui che si muove. Mm, Ti dà l'autorizzazione? sì. Questa è una vita precedente? Allora, direi che è la sì, sì, una vita precedente, ma è la rappresentazione di come si sentiva in quella vita lì. Mm. Non so se... E come Cioè, si sentiva? mm, a livello energetico era molto forte e era come se lui volesse, diciamo che il suo scopo era quello di far vedere agli altri come come funzionavano le cose, qual era la verità. Ok, quindi lui era in grado di creare la sua realtà e far sì che le persone intorno seguissero la sua realtà come lui la voleva. Quante sono queste vite precedenti? Allora, in totale 1208, Vibrazione. 27 miliardi, Consapevolezza. 115, Anima. 56, Cervello. 9,9. Alex è interferito? Sì. Eteriche. Allora, questa interferenza che è collegata al secondo universo e ha questa forma. Allora, la rappresentazione è questo umanoide che è vestito come se fosse. È presente tipo Mago Telma che si vestiva tutto. Ecco, un vestito Mhm. simile a quello del Mago Telma. Sul vestito ci sono tutte delle pietre. Lui Mhm. mi fa proprio vedere mm, queste pietre. Mm. C'è una pietra azzurra sul copricapo, ce ne sono alcune verdi intorno. Secondo Questo. universo. No. Sì, sì, secondo universo. Nome? Pintus con la H. E ha a che fare questo Pintus con la Mise del mago Telma? Direi di sì, mi è proprio parso. Mm. In che modo? Allora, ehm,
mi dice che il mago Telma era uno di quei personaggi che loro erano riusciti a interferire per far sì che venissero mandate dei comandi energetici alle persone in maniera tale da portare queste persone a cui venivano dette queste frasi Mhm. a un livello vibrazionale basso, ma proprio a un range particolare, e mi dice 21 come livello di vibrazione, in cui le persone riuscivano a stare immobili, direi, nel senso ipnotizzate e ferme in quel punto lì. Ok, e loro in quel punto lì potevano prendere tutta l'energia che gli serviva. Poi, eteriche sempre. C'è un falconiforme. Poi, C'è un'altra cosa che allora, è collegato al secondo universo, ma in questo momento non lo interferisce direttamente, è come se stesse un po' in disparte. Ehm, non so, te lo provo a descrivere. vai. Secondo me, vedendolo così, è tipo un ologramma che rappresenta l'interferenza che provoca ogni tanto su Alex. Ok? Quindi rappresenta tutti quei riti che gli sono stati fatti finora e che ogni tanto cercano di fargli, legati tanto a tipo degli incantesimi di agganci, mi viene da dire così, perché in eterico è proprio come se facessero degli incantesimi che lo incastrano. Adesso in questo momento non ne ha, ma in passato funzionava tanto così. E anche, hanno provato anche a fare delle fatture. Chiamali questi che hanno fatto fatture. Mhm. Sono i genitori? Allora, già prima quando parlava io vedevo questo gruppo mm, mm, di personaggi, tra cui i suoi due genitori, che fanno riti, fanno sedute a volte, anche qualche seduta spiritica hanno fatto, poi vedo fanno degli esorcismi, fanno dei riti massonici. Li vedevo già prima mentre Alex parlava. Chi sono? Ma è un gruppo direi locale, cioè un gruppo di riferimento importante per la zona, ma non è conosciuto a livello mondiale. Ecco, no. Ma sono amici dei genitori? Sì, Che sanno? che sanno, sì, 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 assolutamente, perché con loro fanno i riti. Lo fanno E anche con le... Sì, dimmi. prima quando parlava di queste cose, io vedevo proprio che è come se nel loro diciamo, nel loro gruppo per portare avanti questa cosa energetica, rituale che fanno, è necessario che tutti i componenti della famiglia di sangue devono rimanere vicini, devono rimanere attaccati. È come se avessero provato a portare anche loro negli anni, ok, con vari step in questa cosa, ma non ci sono riusciti con i figli, mi sembra neanche le sorelle, no? Mhm. Eh, e quindi questo è il Aspetta, motivo per cui... aspetta un attimo. Tue sorelle sono là? Sì, forse sì. No, no. Una, Ah, due. non sono Tutte e due. No, riusciti, tutte e due sono via. sono via. Sono via. Puoi scrivermi nella chat, non capisco. Intanto chiama nel cinema le sorelle, i genitori, i membri di questa setta. Mhm. Ah no, sono là con i genitori, tutte e due. Ah, sì,
Sì, finora vedo che non sono riusciti a portarle con loro a fare questi riti, ma diciamo che il tentativo è sempre quello. È quasi come se la loro famiglia è l'unica dove i figli si ribellano a questa cosa familiare. Mm. Le altre del gruppo, no. Come si Finora chiama sono questo riusciti. gruppo? Mm. Tantos Templorum. Cosa significa? Allora, i Templari del Tantos, è come se mi dice Tantos è come se fosse una premorte, mi fa vedere. La Sta, premorte dei Templari sarebbe in latino. sì. Come si chiama il progetto di Alex? Piramidificazione. Lui è nella base o nella cima della piramide? Lui deve stare al centro al centro della base, sulla base ma al centro e mobilizzato, il loro obiettivo è quello, è mobilizzato lì e poi viene collegato a tutti gli angoli, a tutti, come si chiamano? Gli Mm. spigoli della piramide, per tenere questa piramide. Mm. Siccome non hanno il consenso di Alex, come Mhm. agiscono questi? Con degli oggetti, dei ponti? In che modo? Sì, allora, hanno agito in vari modi, hanno varie tipologie di agganci. Allora, l'aggancio fisico, quindi vedo con oggetti di Alex, l'hanno fatto negli anni. Poi c'è l'aggancio eterico che funziona attraverso i messaggi che gli mandano, come diceva prima, che gli arrivano anche lettere, cose così. E poi ci sono gli agganci in eterico attraverso le interferenze, ma quelle, cioè, sono le interferenze che lo fanno attraverso di loro, Mm. ecco, attraverso questi soggetti. Finiamole le interferenze eteriche, vediamole tutte. Ok, queste e poi una mantide. PDL? Ce ne sono due. Entità mentali se ci sono. Sì, ce n'è una di livello 3 e una di livello 5. 3. Quella di livello 3 è... Mm, allora, direi così, utilizza la sensibilità, l'ipersensibilità, diciamo, di Alex, ok, a suo discapito. Quindi è come se facesse sì che Alex, è come se le deviasse tutte le volte la strada di Alex, mi viene da dire così, no? E lo Mm. portasse a persone, diciamo, che Mhm. iperstimolano la sua sensibilità. Quindi ehm, cioè, questa entità mentale fa sì che Alex arrivi da persone che esasperano la comunicazione con Alex a tal punto da far sì che lui reagisca emotivamente troppo. Mm. Quindi, per esempio, incontra, che ne so, non lo so, che ne so, va in un ufficio, ecco, ah, Mhm. va in posta, mi viene questa immagine qua, va in posta, deve fare un'operazione postale, gli manca una cosa e invece che trovare di là una persona gentile che dice non si preoccupi, troviamo la soluzione, c'è questa persona che ehm, reagisce in maniera negativa, anche negativa e esasperata. Quindi la serie, lei non ha portato un documento, quindi sono affari suoi, adesso torna un altro giorno e si rifà la coda, in maniera così, no? Per esempio, Mhm. quindi sempre situazioni eh, mm, che- mm, dove la sua sensibilità viene toccata, ecco.
E quindi La 5. la 5 invece è quella che lui sente, è quella entità mentale che fa sì che ogni suo pensiero venga collegato alla sua famiglia d'origine. Ok, quindi anche ai Ok. ricordi, ai pensieri, quindi proprio è limitato. Impianti. Allora, c'è un impianto mentale che ha una base, che ha un cerchio come base e poi ha tutti dei cavi che si uniscono tutti in uno stesso punto in cima, quindi formano un cono. Ok, e da questo cono c'è il collegamento, vedo, con le entità eteriche, quelle due che arrivano dal secondo livello, Mm, mhm. si collegano alle mentali. Mm. Come? Poi- che si collegano poi alle mentali. Ok, basta. Mentale sì. Eterico, là dove lui aveva la ciste. Allora, Mhm. c'è un motivo per cui, lo vedo adesso, c'è un motivo per cui era il padre che voleva sempre curarlo. È come se lui sapesse che quello fosse un punto di collegamento, di aggancio alle loro ritualità, ai loro Eh, riti. Ok, e quindi cioè? allora la PS di Alex, Mhm. creando la ciste, cercava di inglobare questo impianto, questo punto di collegamento, ok? E il padre aveva il compito di far sì che non venisse inglobato, quindi curandogliela in qualche maniera era come se non gliela curasse. Cioè, gli curava il tessuto, ma voleva liberare l'impianto con mm, quella cosa che metteva era un'erba, mi viene da dire, che gli veniva procurata da questi suoi amici della setta. Del tanto Sì, templarum. Implorum. Mm. Templarum. Ehm, e quindi è stato sottoposto a dei sacrifici fisici o eterici? Sì, sì. Tierici, direi. Mm. Cosa gli hanno fatto etericamente? Lo vedevo anche prima. Ho il dubbio che questa cosa possa essere fisica, ma lui non ne ha accennato, quindi può essere che sia successo solo in eterico. Vedevo proprio degli abusi come sacrificio, in alcuni riti, degli abusi sessuali di gruppo. Quindi lo vedo in un rito, lui vittima di abusi da dietro. Viene penetrato. Sì, Quindi la cisti è lì per quello. sì, deve essere libera, non ci deve, l'impianto, tra virgolette, il punto deve essere libero, invece la sua pièce cercava di chiuderlo, no? Perché Mm. deve essere libero? Perché durante la penetrazione lì c'era il passaggio di energia dei loro riti, quindi lo vedo collegato al secondo universo. Arrivava la loro energia che abbassava le vibrazioni di Alex e poi veniva risucchiata l'energia di Alex solo dopo aver abbassato le vibrazioni. È come se ehm, nel loro rito, quindi vedo loro che fanno i riti, creano un accumulo energetico che lo trasportano sulla persona che farà l'abuso sessuale, ok? E mentre c'è la penetrazione, è come se mandassero questo messaggio all'interno del corpo della vittima Mm. e crea questo canale dove poi le vibrazioni della persona vengono abbassate, perché vedo proprio che è energia nera, quindi abbassano le vibrazioni e poi prendono l'energia della persona, è come se la ridistribuissero tra loro. A 7 anni, me lo scrive solo adesso, Ah.
ha subito molestie ai parenti. Ecco, Quali parenti, infatti. ce lo scrivi? L'avevo visto prima, infatti, sì. Mm. Cugino, più grande di te? L'hai detto ai tuoi? Non dicesti? Beh, penso lo sapessero, non vuol dire che lo sapessero, eh. Può essere che faccia... Non l'avevo detto a nessuno. Vabbè. Dimmi. Perché? Adesso non lo so se lui lo sa, ma secondo me anche la famiglia, i genitori di questo cugino facevano parte di quel gruppo e quindi il cugino era avvezzo a questa cosa, a questi Va ritualità. bene, Elena, io alzerei le frequenze. Tra Mhm. egli e Infatti. stanchezza io non ce la faccio più. Quindi alziamo le frequenze. La Matrix è anche questo. Pigliamo tutti una VIS, una VIC. VIS, vibrazione, informazione e sveglia. Beh, noi non ne abbiamo bisogno. Il cugino, i familiari, i genitori, le sorelle di Alex, perché no? Mhm. Tanto li invitiamo nel cinema, vediamo se vengono tutti. Allora, i genitori sono entrati, hanno guardato come stanno le cose, quindi il loro intento era venire e prendere il controllo del cinema, quindi mettere in scena le loro cose. Hanno visto che non è possibile e quindi se ne sono andati. Le sorelle? Le sorelle rimangono Il con la cugino? speranza. Dimmi. No. Le sorelle rimangono con la speranza di trovare una soluzione, una via d'uscita anche per loro. Quindi ci sono solo le sorelle. Mm. Vabbè. Sì. Gli impianti li abbiamo finiti? O ce ne sono altri? Allora, no, c'era quell'impianto lì. Basta, no, era quello essenziale lì, era quello che a loro serve. Basta, quello mentale è quello lì. Se Alex vibra a 27 miliardi, lo è ancora? Mhm. Adesso è a 38. Noi a quanto vibriamo? Allora, adesso io vibro a 480 Mm. e tu a 550. Va bene, chiamiamo la nonna di Alex come disincarnata. Più portale aureo aperto, tutti i parenti di tutte le generazioni di Alex. Chi si presenta? Beh, la nonna arriva e la nonna vuole dire questa cosa, dice non sono riuscita a proteggere la mia famiglia da quel gruppo di diavoli, dice. Dice che anche suo marito aveva iniziato questa cosa. Con chi coi figli? Aveva iniziato a lui e quindi poi l'ha trasmessa ai figli e lei non Mm. è riuscita a proteggerli. Alex con un cenno del capo sì no, e la nonna paterna, sì.
Quindi Elena ha molestato il padre, cioè il marito della nonna, ha molestato il padre di Alex. Mm. Mm. È tutta una cosa così. Che Quello se n'è che andato c'è. dal cinema. Un genio. Sì. Vabbè, Mm. ognuno sceglie per sé. Va Mhm. bene, data di nascita di Alex e della madre uguali. Tra l'altro, ieri era il suo compleanno. Causa esoterica del fatto che facciamo questa sessione il giorno dopo il suo compleanno e del fatto che è la stessa data della odiata madre. Allora, fa sempre parte anche questo di delle regole di questa setta. Ehm, cercare di portare avanti, ehm, è come se loro credessero che se le persone, se i figli nascono nello stesso momento dei genitori, Mhm. ok, quindi a seconda può essere o padre o madre, a seconda del momento e dell'energia, non so, non vedere una cosa così, eh, riescono a portare avanti la loro energia della setta, cioè il loro meccanismo energetico. È come se non venisse, mi dice, contaminato dall'esterno, no? Mm. Quindi scelgono loro con chi e quando far nascere i figli. Ok, quindi cercano in qualche maniera di programmare la fecondazione in maniera tale che il figlio nasca il più vicino possibile alla data che loro hanno stabilito. Mm. Ok, e quindi Ma in con questo Alex caso che ci sono significa? riusciti, sono riusciti. Che in questo caso che significato ha? Se uno dei suoi aguzzini è la madre. Mhm. Sì, è proprio loro hanno questa cosa che allora è come io vedo questa immagine, te la descrivo, vediamo se è sufficiente per chiarire la Mm. loro intenzione. È come se ci fosse stato il primo che ha iniziato questo tipo di riti, no? Questa setta. Ok, e poi ci sono stati pian piano gli altri ed è come se per portare avanti la loro ritualità, che è quella che secondo loro è quella che dà la vita e che dà l'energia vitale e che è necessaria per star bene. Mhm. È come se loro credono di ricevere la carica vitale, energetica vitale per andare avanti, no? Come se loro si sentissero molto più energetici e molto più forti del resto delle persone, facendo questi riti e portando avanti questo meccanismo. Il meccanismo deve far sì che questa piramide, diciamo, che è anche il progetto di Alex, Mhm. con- abbia dei bordi molto forti e molto delineati e questi bordi Netti. possono essere netti, devono essere mantenuti eh, mh, creando una stirpe molto controllata. Ok? E Mm. è come se abusando diciamo, dei discendenti di ognuno, è come se ci fosse il ricircolo di questa energia. Ecco, mi fanno vedere questa cosa. Come si chiama questa energia e da chi viene? Secondo universo Moloch, e l'ho già visto prima, E però è come se ci fossero delle sottocategorie, ok? E sono mm. questo qua che ti ho descritto. Uno è quello che ti ho descritto prima, che è vestito tipo Mago Telma, no? Come sottocategoria. Mm. Come si chiama questa energia? Tentos. Ed è l'energia, ok, l'avevo vista prima, ma adesso, cioè, in generale era
la premorte, no? Dei Templari, giusto? Mhm. Ok, ed è un'energia, e questa energia, attento, se è proprio come se fosse quella energia che ti dicevo prima durante l'abuso, che poi diventa nera e porta a una certa vibrazione, ok? Per poi Mhm. essere risucchiata, è questa energia di premorte. Ed è come se ci fosse un filo, una corda, che passa attraverso la persona che abusa, entra nella persona abusata, fa un giro, praticamente un Mhm. anello dentro la persona, abbassa le vibrazioni, diventa tutto nero e poi viene risucchiata. Zemos. Sì? Zemos, Si chiama questa energia. Temos. Tentos, scusami. Entos, Ok. Entos. Causa esoterica, anche se più o meno abbiamo già detto, della ciste. Sì, è questa apertura esoterica di abuso, diciamo, che la sua PS però ha cercato di chiudere, di isolare e di bloccare. Scusa Elena, le sorelle di Alex sono state Mm. abusate? Eh sì. Mm. Anche le sorelle. Sì, sì, sì. Mm. Ricordo vita in Russia. Sì, quando lo diceva io l'ho visto immediatamente, è come se, per quello ho chiesto se piaceva dipingere o se dipinge perché l'ho visto subito, che era tra quelle persone che decorano, i palazzi russi, soprattutto Mm. quelle cupole tipiche, ok? Decoratori. E? Decoratori. Sì, 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 lo vedevo proprio appeso su questi, sai, tipo carrucole, ok, Mhm. appeso vicino alla cupola, a una cupola che stava e la stava decorando con l'oro, aveva in mano il pennello e il color oro. Mm. Questa cosa l'ho. Sogno aereo. Allora, Irlanda, lo vedo in Irlanda. Lui faceva parte di una squadra di piloti, Mm. ok? Ed erano i primi che hanno cercato, che hanno provato a volare, a fare il giro del mondo in aereo, con quegli aerei lì, sai, quelli con le Biplano. ali, sì, quelli che avevano le ali doppie, no? Biplano. Ecco, Biplan. Sì, Due strati, ma perché ho detto. sì, esatto. Mhm. Ok. E causa della attrazione verso l'esoterismo. Non ho ben capito se erano anche questi dei sogni. Sì, erano dei sogni. Cioè si vede un esoterista nei sogni. Comunque. Quella vita con cui si è presentato all'inizio, sai, quando. L'indiano, Sì, il pavone. esatto, Perché? sì, perché era quello, lui proprio sentiva l'energia, vedeva l'energia e creava la sua realtà, vedendo anche le altre dimensioni, quindi tutti i campi energetici intorno, e riusciva a muoverla, spostarla e fare in modo che la sua realtà venisse come lui la desiderava. Ci Quindi sono, veniva da lì. ok, ci sono conseguenze di queste tre questioni vite sulla sua attuale vita? Allora, io allora direi che la PS è come se gliele avesse portate alla memoria, perché consapevolizzare queste cose che lui sapeva fare in altre vite lo aiuterebbe a evolvere più velocemente, ok? Quindi ad essere più consapevole più
velocemente e a evolvere più velocemente. È come se gli dicesse: se tu ricordi questi strumenti e cominci di nuovo a riutilizzarli, tua evoluzione accelera molto. Va bene. Ok. Mm. Sì, sì, Numero di abduction a cui è stato sottoposto finora. allora, finora 387. Numero di riti a cui è stato sottoposto a livello eterico e fisico, se ci sono. Al fisico mi viene 3. Eterico? 3 che però possono essere anche stati camuffati, nel senso che era piccolo, vedo, e quindi è come se non li facessero vedo che con i figli di quelli del gruppo li fanno in maniera, fanno i riti ma un po' camuffati, cioè non proprio come se fossero dei riti palesemente, ecco. Mhm. E invece in eterico proprio riti proprio, 15. 15. Mm. Causa esoterica di questo bell'eco. Molto forte, non so se si sentirà. Che adesso non c'è più Senti, ovviamente. da me. Infatti. No, è tornato. Ci devono fermare, ci devono fermare. Chi è? Fuori. Stanno cercando di fermarci, i soliti. Il solito team, non, il team, quelli dei tedeschi, Mhm. dei militari tedeschi, che intercettano tutto ciò che è evolutivo e lo cercano di bloccarlo. Via, portale definitivo. Mhm. Ok, passare, cioè pensare al passato, essere proiettati verso il passato, non il presente, non il tuo futuro. Non supera la negatività con determinazione, dice. Sì, l'entità Blocchi mentale inconsci. di livello 5. Mm. Tutte le volte che lui progetta il suo presente e il suo futuro, che è esattamente gli viene, ciò che gli viene indicato dalla sua PS, ok? Questa Mhm. entità mentale di livello 5 crea in lui dei ricordi del passato, degli agganci nel passato in maniera tale che venga bloccato. Va bene. Tanto qua continuano i vari Mm, eco. palle. Mi chiede Alex, il rapporto con i genitori e le violenze fisiche e psicofisiche subite. Andiamo al momento delle botte, vediamo cosa succede. Chi prende energia, quanta, chi la perde, cosa succede? Sì, allora lì, in quel momento lì, è come se eh, questa scena vedo il papà, poi mi sembra che a volte lo abbia picchiato anche la mamma, ma più spesso il papà. In questa scena vedo il papà e vedo che è come se il papà fosse guidato da due persone diverse, cioè come se fosse due persone diverse in quel momento, nel senso c'è la persona che vorrebbe fermarsi e invece c'è quella che non può fare a meno di picchiare Alex. Mm. Ok, quindi vedo questa doppia, quindi è come se si fermasse e si caricasse e poi lo picchia, quindi è quasi peggio, no? Nel Carica senso molla. che, eh sì. Ehm, ok, e questa energia è era legata, perché appunto non c'è più, per fortuna non c'è più, lui si è staccato da questa cosa, era legata a una parte, dai demoni, quelli vestiti li vedo sempre incappucciati di nero.
Come ne è uscito, Alex? Allora, durante il periodo, diciamo, preadolescenza e adolescenza, lui si è reso conto che c'era qualcosa di malato, un meccanismo distorto nella sua famiglia, ok? È riuscito, diciamo, è come se avesse mm, preso degli indizi dall'esterno, degli spunti per riuscire ad essere più consapevole di quello che stava succedendo, ok? E è riuscito a vedere questa cosa e quindi si è creato una sua realtà per far sì di poter staccarsi completamente dai suoi genitori il prima possibile. Quindi quando ha compiuto 18 anni Mm. ha iniziato a fare la sua vita e staccandosi proprio dai genitori completamente è riuscito a staccarsi da questa parte legata al secondo universo, quella di picchiare, cioè di essere picchiato, violentato, così. C'è questa, questa figura che vedo, no, appena all'esterno, quella che vedo che adesso non lo interferisce, ma che l'ha interferito fino a pochi anni fa, che è quella legata ai riti. Ok, quindi anche da quella si è staccato. Però ha dovuto appunto proprio andarsene, ok? Ehm, Va bene, quella, Elena, sì, dimmi. quella dei riti è quella che ogni tanto cerca di riagganciare Alex, quindi magari manda le lettere, cercano di capire dove abitano, tutte queste cose qua, ma lui Va bene. staccandosi riesce a star lontano. In eterico, questi legamenti, fattura, esistono ancora? Allora, esistono, ma non sono più legate a lui. Non so come dirti. Adesso ti descrivo l'immagine. C'è Alex, poi c'è uno spazio, no? E poi Mhm. ci sono queste fatture, questi riti che fluttuano quasi nel nulla, quasi bloccati. È un po' come quando in Matrix Neo ferma i proiettili, no? Che rimangono lì sospesi e poi dopo un po' cadono. Ecco, è un'immagine così. Quindi una sola o è sospesa o tutte? Ce ne Più sono ancora 3 o 4 sospese, sì. sospese. Ok, dove sono? Mm. Eh, s- Sono appena dopo questa figura qua che Mm. sembra Mago Telma. Ok, ci sono queste 4 fatture sospese lì, poi c'è lo spazio vuoto e poi c'è Alex. Siccome noi possiamo agire per conto di Alex e Mhm. tutto quello che ha interferito con lui lo possiamo gestire, no? Modificare, chiama i genitori che si devono per forza presentare, visto che sono loro i proprietari, e mettili, fondili insieme alle fatture che sono le loro. È roba loro, è l'energia loro. Sì, sì, perché è di quella setta lì, è loro che hanno portato la setta verso Alex. Quindi. Non è un intento negativo, cattivo, che ognuno ha le sue cose. Mhm, Se sono dimenticate in giro, adesso se le riprendono. Quindi quelle fatture lì, quelle energie lì sono loro e se le mm, riprendono. Non sono di Alex, non sono di assolutamente. nessun altro, sono loro. Mhm. Allora, ho preso queste 4 fatture che è come se fossero delle corde, ok, di 4 colori diversi, sospese. Ho preso loro due, li ho uniti, li ho unito le braccia prima e ho legato queste corde intorno a loro e poi le ho legate tutte intorno a loro e sono diventate una cosa unica. Cosa dicono? Stiamo implodendo. Questo non è neanche un lavoro della sessione, questo è un restituire le energie perse Mm, alle persone che le hanno dimenticate in giro, no? mhm, È un ridurre l'entropia. Mm. sì. Va Mhm. bene, allora la possessività è per mandare avanti il progetto Sì. fatture. Il gruppo è Tantos Templorum. Mhm. La primordia dei Templari, non ricordo più cos'è,
è il nome del progetto. Sì, Mm. tanto stemplo è il significato di quelle due parole. Non riuscire a superare la negatività con determinazione e passare il tempo a pensare al passato l'abbiamo visto, no? No. Sì, entità mentale di livello 5. Le acciste anche, i sogni pure e le conseguenze delle vite passate sull'attuale pure. Mhm. La nonna l'abbiamo chiamata, Sì, no, non l'abbiamo chiamata, ma non è però ancora non andata. l'abbiamo mandata. No, Allora, no, le perché poi chiediamo da lì un abbiamo visto messaggio. la Sì, sì, sì. parte. Mm. Chiediamo un messaggio per Alex e mentre lei ci pensa, le diamo una Vic, chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Alex e li mandiamo, li invitiamo ad andare nel portale aureo. Mhm. Mhm. Quanti si presentano in totale? 247. Messaggio nonna. Sono contenta che tu sei riuscito ad arrivare qua a neutralizzare un po' questa cosa, questo meccanismo. E poi sta osservando la sua vita, la sua di lei, Mhm. da neutra ora, e dice: Ho passato la vita in maniera frenetica per cercare di arginare i danni di tutta questa cosa. Va bene. La salutiamo insieme agli Mhm. altri 200 rotti e chiudiamo il portale aureo. Sì, ok. Attuale frequenza di Alex. 298. Perché così tanto? Mazza, 300. C'era quella parte lì, le entità mentali che lo bloccavano. Ma lo bloccano Mi- ancora? no, in questo momento no, ci sono, ma è come se fossero neutralizzate. Mm. Come se Perché? è perché in questo stato qua lui riesce, vedo proprio che è come se lui riuscisse in eterico, non so se lui lì non lo sente, ma io lo vedo molto attivo in eterico, più del normale. Cioè, di solito sì, le persone sono attive durante le sessioni, ma non così. Cioè, lui è proprio attivo e ha proprio visto come sganciarsi dalle entità mentali e quindi si è sganciato, e quindi sono lì ancora, ma neutre. E quindi lui Eliminiamole. sì. Andando al cluster, così come insieme alle mentali mettiamo anche le eteriche, gli impianti, tutto. Mhm. Sta buttando tutto dentro il portale definitivo. L'ha chiuso. Mhm. Mi guarda come per dire: adesso faccio la Eternum. Sì. Faglielo creare viola. Ok. Sì, siccome l'aveva già creato, allora quando mi ha detto viola ha preso come se avesse una pipetta di colore e avesse messo delle gocce dentro che poi si sono diffuse ad Eternum in tutto il cluster. Mhm. Mhm. A quanto vibra la Eternum viola? Percentualmente più o meno di quanto rispetto a un Ad Eternum classico? 300% in più. Bene, vale la pena, un triplo. Sì. Il triplo. Avatar.
Mhm. Sì. Come lo vedi? Allora, ha provato a camuffarsi da qualcos'altro e si è messo come delle ali di- come se fossero delle ali di aquila, più che falco aquila. Mm. Ok, poi si è messo un copricapo a forma di becco, ma c'era l'uomo energia di Alex dietro che gli teneva le braccia indietro e quindi non riusciva ad agire. Facciamolo prendere l'avatar dall'uomo energia che apre lui che poi è Alex, che apre lui un Mhm. portale e lo butta in definitivo e lo butta lì dentro. Ok, fatto. Benissimo, nuova frequenza. 530 miliardi. Nuova consapevolezza. 149. PS. 73. Vite parallele. 821. Cervello. Era 99. 10.4. Interferenze eteriche, mentali, impianti, abusi, abduction, progetto, la premorte dei Templari. Tutto questo esiste ancora? No, Cosa c'è al suo posto? al suo posto c'è, io vedo come se fosse un luogo sferico, Mhm, ok, con lo sfondo bianco perla, quindi è tutto così, non c'è più mhm. nulla. Vuoto, così. Cosa vuole dirsi Alex? Allora, Alex già prima la PS continuava a dire bisogna che Alex sappia queste cose. Mm? Gli strumenti delle tre vite che io gli ho fatto vedere sono fondamentali per lui, lo possono aiutare tantissimo. Quindi della vita dove vedeva le energie, le molecole vibrazionali, eh, lui deve prendere proprio questa capacità, quindi tornare a sentire l'energia delle cose e beh, mm, prendere la padronanza di queste, no? Quindi utilizzare proprio, vedo, no? Che dice utilizzare l'energia, quindi addensarla oppure Ma come? farla più rada. Allora, proprio allenandosi ad alzare le vibrazioni. Mhm. Allora, un esercizio molto importante che mi fa vedere concreto con le mani per sensibilizzare le mani è creare degli oggetti con la creta e il tornio. La creta o la ceramica, comunque lavorare, no? Quindi Mhm. vedo proprio il tornio e lui che con le dita lavora la creta, Va bene. non è quella. E, Come... sì, e anche delle altre due vite, quindi ehm, quella dove volava, sì, cioè se la possibilità non è quella di tornare a volare, a guidare un aereo, è fare qualcosa che lo faccia sentire che voli. Quindi Buttarsi col paracadute? anche paracadute, parapendio, tutte queste cose qua, le zipline vedo anche, no? Sai, quelle cose, Kitesurf? il surf, tutto ciò che è col vento. Va bene, i genitori che fanno? I genitori... Allora, aspetta perché non erano nel cinema, perché lei non erano entrati, sono lì.
Ma li vedo paralizzati dalla loro energia. Sai che sono implosi? Ecco, Mm. li vedo frizzati. Praticamente sono diventati una statua bianca unica. Cioè, si vedono le due sagome, ma sono agganciati uno all'altro e è una statua bianca immobilizzata. Messaggio finale della PS di Alex in merito a questioni pratiche, cosa fare praticamente, stare in Italia, non stare in Italia, andarsene, tornare dai genitori, eccetera. Tornare dai genitori? Assolutamente no. Ehm, ok, quello che la PS vuole dire ad Alex è cerca il tuo lavoro. Mm, è come se lui sa quello che vuole fare, ma è come se non fosse nel luogo giusto, non so. Lui è come se continua a cercare per trovare Mm? il posto dove fare il lavoro ideale per lui, ma non è lì. È come se dovesse andare, eh, direi vicino, nord della Toscana, sul mare, ma a nord. Va bene, Mm. come lo vedi? Oh, lo vedo che allora è lui e mentre muove le braccia è come se creasse una sfera energetica che si apre e si chiude ogni volta che muove le braccia. Un po' simile a quella vita, alla prima vita che ci ha fatto vedere. Nella sua vita c'era tanto disordine, entropia alta. L'ha ridotta l'entropia. Sì, io vedo che il disordine era un po' dato da questa sua, dalla PS che scalpitava per farlo evolvere, quindi col ricordo delle vite così, e le entità che lo riportavano al passato e quindi a quella brutta famiglia dove è cresciuto, ok? Quindi c'era Mm. questo disordine. Adesso tutta quella parte del passato ora è stata pulita. È fondamentale che lui tenga le vibrazioni alte e che quindi si concentri su di sé e sulla sua vita. Piuttosto, se è stato nuovamente, diciamo, rintracciato, cambia, deve proprio cambiare posto o fare qualcosa in maniera tale che loro non interferiscano più. Perché il rischio è che gli continui ad arrivare il ricordo e quindi poi viene bloccato nuovamente. Ci sono ancora fatture, legami, legature. Adesso non c'è più nulla, assolutamente nulla. Se ci fosse stato un oggetto, dei capelli di Alex, insomma, il loro figlio, no? Mm. Vuole poco prendergli una ciocca quando è bambino. Infatti, Eh, Se ci fossero degli oggetti regalati ad Alex in casa di Alex, o di sua proprietà, se ci sono degli oggetti di Alex nella casa dei genitori, tutto questo è attivo o disattivo? allora in questo momento non possono fare niente, tutto neutralizzato, Perché? perché noi abbiamo tolto tutto Mhm. ciò che è interferenza con Alex e già prima vedevo appunto queste fatture che fluttuavano e non si erano agganciate, però il rischio è che con i ricordi e i pensieri Mm. riescano ad agganciarlo nuovamente, quindi tenere proprio lontano tutto ciò il più possibile. Va bene, Elena. Abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.